E quando la ciociara va alla mola. Ciao. Alberto Ciao. Giovoppi, che comunque ha iniziato a coltivare qui la vite in questo colle, quindi Colle San Giovenale. Poi è passato a mio padre, però in realtà eravamo conferitori in cantina sociale, quindi facevamo esclusivamente produzione di uva. Dopodiché dagli anni 2000 abbiamo iniziato a vinificare il vino, quindi il nostro vino prodotto direttamente dalle nostre uve, e poi dal 2009 abbiamo iniziato l'imbottigliamento. Questo qui siamo in realtà a Paliano, il comune di Paliano, ma in realtà quindi a cavallo tra le due province, quindi Roma e Frosinone. Quindi a destra c'è la provincia di Roma, a sinistra la provincia di Frosinone. Stando a cavallo, quindi adesso vedremo tra poco Paliano, il comune di Paliano, che è insomma il nostro comune dove ha sede l'azienda, e più avanti c'è Piglio, il comune di Piglio che è tra le montagne, e il comune di Serrone, che tutto insomma sormontati dal monte Scalambra, che è il monte più alto qui di zona, e che comunque crea questo microclima particolare per la produzione idoneo alla produzione del cesanese, insomma. Dicevamo che qui insomma è Paliano, però in realtà è proprio al limite di provincia, quindi tendenzialmente siamo tra due DOC, una di OCG e una DOC, quindi il cesanese di Oriano Romano e il cesanese del Piglio di OCG. Però in realtà cambia pochissimo dal punto di vista del microclima, perché naturalmente siamo proprio, come vedremo ci sono dei terreni che sono divisi da una strada, quindi una è di OCG e l'altro è DOC. È un vigneto di circa 40 anni, quindi questo qui come sistema di allevamento è una pergola, perché era il sistema di allevamento che veniva utilizzato quasi esclusivamente per la passerina, quindi in precedenza, perché garantiva una produzione abbastanza elevata, quindi naturalmente rese ad ettaro molto, molto elevate. Però in realtà noi abbiamo deciso di lasciare questo vigneto che ha comunque 40 anni, diminuire moltissime le rese, infatti vedete che non è un tendone molto aperto, nel senso non c'è diciamo, un tappeto classico dei tendoni che hanno potature molto, molto generose, che danno anche produzioni molto elevate. Abbiamo appena piantato il sovescio, quindi quest'anno, dato che comunque è stata un'annata molto siccitosa, un'annata molto comunque che ha stressato e danneggiato molto le viti, abbiamo fatto un sovescio piantando orzo e trifoglio squarroso, in modo tale da rinvigorire un pochino le piante che hanno subito appunto lo stress sia del caldo, quindi sia idrico, e anche del gelo primaverile. È un vigneto di 65 anni di età, qua siamo a Paliano ancora, quindi cesanese del Piglio di OCG superiore riserva, e qui naturalmente vedete che sono vigne molto vecchie, quindi già di per sé si autoregolano naturalmente. Noi non siamo biologici certificati, ma in realtà non facciamo solamente rame zolfo, non utilizziamo riservanti e concimazioni chimiche, non facciamo concimazione ad esclusione del sovescio. E quindi naturalmente questo qui è un sistema di allevamento tipico utilizzato in zona, questo sistema di allevamento un pochino a candelabro, un pochino diciamo a una sorta di alberello a spalliera, ha consentito tramite la ramificazione della pianta una longevità che comunque è molto importante. 65 anni di età sono tanti per un vigneto, soprattutto nei vigneti moderni, e quindi in questo modo naturalmente abbiamo lasciato questo vigneto che rende sui 25-30, quest'anno ha fatto 20 quintali ad ettaro più o meno, quindi quando va bene, quest'anno sicuramente ne faremo di meno, e quelle 2000 bottiglie che sono della nostra riserva. Varietà che comunque fu innestata da mio nonno, quindi è una varietà proprio che è difficile di ritrovare in giro attualmente nei vivai anche qui in zona. Nel senso che comunque questo qui è stato fatto diciamo su innesto, quindi viene stato messo la barbatella selvatica americana e innestata tramite un vecchio vigneto che era ad affile. Allora qui siamo in realtà al limite tra il terreno vulcanico e il terreno argilloso, perché in realtà la colata lavica dei castelli romani è arrivato proprio qui a ridosso delle pendici del monte Scalambra. È un terreno abbastanza fertile, e quindi noi cerchiamo appunto di tenere molto bassa la fertilità del terreno, quindi non utilizzando concimazioni, non facendo sovesci solamente in alcune annate,
poi invece se ci spostiamo dalla parte superiore arriviamo ad un terreno più tufaceo. Sulla parte superiore del colle troviamo naturalmente il tufo, quindi anche terreni molto più chiari. Laggiù? Sì, su quel colle lì che è il nostro vigneto. Ah, sempre quello lì è vostro? Sì, anche quello lì è nostro. E che cos'è la caratteristica? Cioè, fate anche delle vinificazioni separate? Questo o... facciamo una vinificazione separata, in quel caso è il superiore, lì facciamo il superiore, è un vigneto di 2011, quindi adesso siamo sui 6 anni di età. E quindi naturalmente è ancora un vigneto molto giovane, però in realtà l'esposizione e anche la tipicità, questa tipicità, la differenza dei due suoli tra la parte superiore e la parte inferiore dà questa particolarità, un vino abbastanza, questo equilibrio al vino di cui otteniamo. Sarà forse per gusti personali, a me piacciono i vini magari più freschi, più bevibili, quindi naturalmente con profumi più freschi. Allora quindi ho iniziato a raccogliere un pochino prima, quindi lasciare vini magari una spallacida superiore, una gradazione leggermente inferiore, anche se il cesanese comunque 14 gradi li raggiunge facilmente, i vigneti più vecchi. E quindi naturalmente assaggiando magari qualche cosa di vecchio si vede naturalmente la differenza, appunto l'evoluzione che ho avuto nella filosofia di produzione. Quindi.